Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di dicembre 2024. Abbiamo la carta degli amanti, amici del leone, non poteva uscire arcano migliore per questa lettura. Quando c'è la carta degli amanti si parla di amore a 360 gradi, può essere sia l'amore per qualcun altro, ma anche l'amore verso se stessi, quindi l'amor proprio. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Trovate i link ai due corsi gratuiti presenti sul canale, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. E sempre nella descrizione troverete anche il link per il corso che partirà a gennaio 2025 ed è un corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Comunque io nella descrizione inserisco sempre le novità, le promozioni, voi date un'occhiata e poi per ogni informazione aggiuntiva mi potete contattare via mail. Bene ragazzi, le previsioni per il primo semestre 2025 sono già online, c'è la sua playlist oroscopo annuale e stagionale, vi invito ad andare a curiosare in quelle letture. Andiamo a vedere l'energia disponibile per il mese di dicembre. Allora ragazzi, partiamo con un 6 di denari. Abbiamo la carta della torre, un 8 di bastoni, abbiamo un 7 di bastoni, l'asso di denari, la carta dell'eremita, il mondo e un 9 di pentacoli. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile, poi andrò a fare i vari esempi single, coppie difficili, relazioni di lunga data, insomma andiamo a vedere un po' tutto. Allora, partiamo da questo 6 di denari. Guardate, quando l'ho girato, ragazzi, la prima cosa che mi è venuta in mente è stato shopping. Ho come la sensazione che questo mese potrebbe essere abbastanza vorticoso in questo senso, ehm, anche se con i 6 di denari c'è una sorta di apertura, di generosità verso il mondo esterno. Andiamo a vederlo. Eremita, che interessante, ce l'avete già qui. E asso di coppe. Credo che potrebbe esserci come un nuovo inizio, come vi dicevo, 6 di pentacoli, una carta di grande generosità, di apertura del cuore. Sento che sarete parecchio, diciamo, impegnati nel parlare con persone, nel vederle. Andiamo a vedere la torre. 7 di bastoni e 7 di pentacoli. C'è una sorta di barriera protettiva qua che secondo me sarebbe giunto il momento di buttare giù,
nel mese di dicembre. È come se qualcuno dovesse smettere di stare fermo ad aspettare che le cose succedano, perché effettivamente qui c'è, come dire, un buon terreno per iniziare una nuova relazione, per innamorarsi, per conoscere qualcuno di interessante. Andiamo a vedere un pochettino questo 8 di bastoni. Regina di coppe. 7 di bastoni ce l'avete anche qui, vedo adesso. Qui abbiamo la regina di coppe e il giudizio. Allora, devo dire che molti potrebbero ricevere o notizie o direttamente una chiamata, un messaggio, un WhatsApp, una mail, una comunicazione da parte di qualcuno nel mese di dicembre. E considerato il giudizio, potrebbe essere una persona che non vedete da molto tempo. Andiamo a vedere questo 7 di bastoni. Uh, Diavolo e 2 di pentacoli. È come se teneste indietro qualche tipo di energia, come se cercaste di allontanare qualche tipo di energia. Avete 2 volte il 7 di bastoni, il diavolo e un 2 di pentacoli. Io credo che stiate evitando nel mese di dicembre di entrare in certe dinamiche ripetitive e tossiche che vi si sono già presentate. Per qualcuno vi dirò che ci potrebbe essere come una doppia relazione, ragazzi. Andiamo a vedere l'asso di denari. 9 di pentacoli, che è la carta con cui finite, e 4 di spade. C'è come un desiderio, se vogliamo, di iniziare, asso di coppe, asso di denari. Però è anche vero che il 9 di pentacoli, ragazzi, è una carta di qualcuno che sta bene da solo, che è indipendente, che se la gode, che ha amor proprio. E qui abbiamo la carta degli amanti, eh. Andiamo a vedere l'eremita. Quattro di pentacoli e 10 di coppe. È come se foste concentrati in qualche tema personale, potrebbe essere un tema legato ad una casa, legato alla famiglia, legato ad un gruppo, legato a un qualche tipo di forma pensiero, ragazzi. E qui con il diavolo, la carta della ego, caduta dell'ego, ok? Quindi mente principalmente. Credo che ci siano come delle strutture mentali che avete bisogno di lasciarvi indietro o che comunque fanno sì che teniate abbastanza a distanza il mondo esterno in generale, Andiamo a vedere il mondo. Imperatrice e appeso. Ah, ce ne sono due qua. Imperatrice, asso di spade e appeso. C'è la conclusione di qualcosa? Più che conclusione è una sospensione. Perché con l'asso di spada al contrario è come l'idea che qualche cosa non venga comunicato, non venga detto, che la comunicazione non sia proprio così fluida. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli lassù. 7 di coppe e 3 di bastoni. Voi non mi vedete, ma io sto sorridendo per come termina la lettura. Allora, ragazzi, partiamo dai single, che sono quelli che se la godranno un po' di più, secondo me, in questo mese di dicembre. Dunque, ragazzi, sento che potenzialmente potreste avere diverse persone che vi stuzzicheranno,
Però ho l'idea che state talmente bene così che non abbiate nessuna intenzione di cambiare i vostri equilibri, perlomeno nel mese di dicembre. È come se voleste sfruttare tutte le occasioni che si possono presentare e fate bene perché ce n'è diverse. Diciamo che potrebbe esserci come una persona ehm, con la quale vi avvicinerete particolarmente, ma non sento che si concretizzerà effettivamente qualcosa, sarà più un, diciamo, avvicinamento di cuore, ma non di fatto, ok? Come un sì, ti capisco, anche io provo quelle cose, è più un amico, un'amica con cui confidarsi. Cioè, è un po' un personaggio con il quale potrete aprire il cuore, però è come se non si concretizzasse ancora molto, perché appunto siete su un terreno difensivo. Qui per voi sento che la carta degli amanti fa riferimento all'amor proprio. Avete anche due volte il 9 di pentacoli, che è un po' l'arcano minore, degli amanti, quindi si parla proprio di amore per se stessi. È come se voleste sfruttare ancora delle occasioni. Per quello che riguarda le persone che sono in una conoscenza, magari all'inizio, diciamo così, di una frequentazione, ehm, allora, a parte che mi casca l'occhio su due eremiti e due nove di pentacoli, che sono le carte dei single, letteralmente. Quindi può essere che non siate ancora ben definiti come coppia o come relazione, quindi che siete ancora in una fase di passaggio, però ho la sensazione che molte persone valuteranno chi hanno davanti in base a quello che si può costruire con loro. E qui arriviamo all'amor proprio degli amanti. Cioè, la persona che ho davanti è lì perché vuole le stesse cose che voglio io. Cioè, se io voglio solo divertirmi, la persona che ho davanti vuole divertirsi anche lei. Se io voglio creare una famiglia, la persona che ho lì davanti ha questa intenzione, vuole prendersi questa responsabilità. Sento che il mese di dicembre sarà un po' un mettere nero su bianco che cosa vi unisce, che cosa vi separa. Tutto sommato devo dire che è un mese dove ci sarà da divertirsi, ragazzi. Per chi invece è in una relazione da tanto tempo, allora, se la relazione va bene, cioè nel senso, pensate che stia andando bene, devo dire che potreste sentirvi un po' soli all'interno della relazione nel mese di dicembre. Potrebbero esserci come degli screzi, delle lotte di potere, io voglio questo, tu e quell'altro. Ci potrebbero essere anche dei temi con i figli. Mm? Devo dire che per qualcuno potrebbe essere messo in stand-by questo discorso, soprattutto se state cercando, soprattutto se ne avete già e state cercando altri figli con l'attuale partner, credo che il discorso possa essere messo un attimino in stand-by. Mi preoccupa un po' questo diavolo, ragazzi, perché ehm, certe volte parla di, visto che abbiamo un set di bastoni, lotte di potere. Quindi fate attenzione a non perdervi in questi dettagli, eventualmente se avete delle discussioni con il o la partner. Per quello che riguarda invece, scusate, nonostante il progetto figli sia messo in stand-by, ho come l'idea che ci sarà un altro progetto in cammino e per qualcuno può essere effettivamente la casa, un trasloco, un trasferimento. È come, ok, adesso non è il momento di avere bambini perché abbiamo questa necessità di trasferirci o è più importante quello per questioni magari lavorative, quindi si mette in stand-by un progetto per mandarne avanti un altro. Se,
Se la relazione è di lunga data, ragazzi, io sento che qui ci sarà come una sferzata di energia all'interno di questa relazione. Vi dirò anche che per qualcuno la sferzata di energia è esterna alla relazione attuale. Quindi ci potrebbe essere come qualche flirt, qualche fiamma, magari intorno a voi, magari sul posto di lavoro, magari al parco giochi. Non so perché ho detto il parco giochi, mi è arrivata questa cosa, ve la dico. Come se ci fosse qualche flirt che vi riaccenderà un pochettino la passione e di conseguenza ne gioverà la coppia. Per chi invece non ha intenzioni di comporre triadi ed è felicemente è comunque intenzionato a lavorare nella coppia attuale, devo dire ragazzi che ci saranno come delle nuove possibilità che si aprono. Vi dico, sento come se ci fosse un nuovo progetto che arriva. Fate attenzione se ci sono questioni di denaro in mezzo. Questo è un avvertimento che do un po' a tutti. Soprattutto se non siete sposati, insomma, se vi state conoscendo, se siete andati a convivere da poco, ho come l'idea che vi dicono ognuno mantenga il proprio conto corrente, non create progetti dove c'è un conto corrente comune o dove si deve pagare in due, ognuno si prende le proprie responsabilità. Io pago le bollette, tu paghi, non lo so, l'affitto, il mutuo, quello che è. Ragazzi, per chi è, mi dispiace per la luce, però è il meglio che posso fare, ragazzi. Comunque, per chi è in una relazione che non va più tanto bene, è molto facile con questi due eremita, questi due nove di pentacoli, la torre. È facile, ragazzi, che ci sia come il guardare da un'altra parte. Qui avete anche il mondo, è una carta di chiusura o sospensione. Cioè, per qualcuno potrebbe essere arrivato il momento di prendersi un tempo e dire, ok, siamo stati un tempo insieme, abbiamo visto quello che non va, quello che va, è il caso di separarci un attimo e decidere che cosa vogliamo dalla relazione. E per qualcun altro invece sento come se... pe- Allora, ehm, come vi posso dire, è sottile il messaggio. È un po' come il, ok, mi sento solo nella relazione, non mi sento appagato, non mi sento soddisfatto della relazione che ho, però prima di lasciare questa relazione inizio a guardarmi intorno, inizio a crearmi altre possibilità, inizio ad uscire un pochettino da questa scena. Devo dire che la carta degli amanti la sento molto come amor proprio, come se nel mese di dicembre la cosa importante fosse fare felici voi, più che occuparsi della coppia o della relazione. Cosa fa felice me e di conseguenza come posso io poi portare questa felicità all'interno della coppia, più che cosa potremmo fare in coppia per essere felici entrambe. Perché certe volte si fa fatica a trovare hobby, a trovare passioni, a trovare obiettivi comuni che piacciono, che siano veramente quello che entrambi vogliono, quindi lì una volta cede uno, una volta cede l'altro. Però trovare cose che proprio piacciono a voi, a cui il partner o la partner partecipi, forse è più facile. E quindi qui si tratta di fare una volta quello che piace a voi, una volta quello che piace al partner. Fate attenzione ai giochi di potere durante il mese, questa è l'unica cosa che vi posso dire, cioè ho ragione io, hai ragione tu. Mm. Comunque, devo dire ragazzi che vedo come del divertimento nel mese, ok? Va bene, andiamo a vedere un oracolo. Due sono, c'è anche un Koan Zen dopo. Carta numero 26, Santuario.
Qui può essere un invito a crearvi un proprio santuario, un proprio altare di meditazione o io quando leggo questa carta mi viene in mente il nostro corpo fisico. Ehm, perché? Perché è un po' come il renditi conto che tu, la tua anima, vive in un corpo fisico che si deteriora nel tempo e lo devi trattare come se fosse un santuario. E qui ritorna un pochettino anche alla carta degli amanti e al discorso dell'amor proprio. Fare cose solo perché gli altri se lo aspettano o perché pensiamo che se non lo facciamo gli altri ci rifiutino, cioè alla fine non è amor proprio. E una volta che impariamo ad amarci, a nutrirci, a riempirci da soli, non siamo più dipendenti dagli altri. Andiamo a vedere ancora un koan, ragazzi. Se cammini, cammina. Se sei seduto, siedi, ma non esitare. Mm. Qui avete il 7 di pentacoli, effettivamente. Praticamente questa carta vi dice che scegliate di andare da una parte o che scegliate di andare dall'altra parte non importa, l'importante è che scegliate e non procrastiniate. Mm? L'importante è, no, qui non si vede, l'importante è non esitare nella vostra scelta. È una bellissima carta, ragazzi. Io molte volte penso a questo koan quando magari devo decidere che cosa fare, ci sono due cose barbose da fare e allora tendo a procrastinare, tendo a dire no, vabbè, poi lo faccio. Va bene, amici del leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti perché a me piace sempre leggerli. Se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail così io vi mando la lettera di presentazione e vi spiego come lavoro, oppure potete anche abbonarvi al canale. I video degli abbonamenti, dedicati agli abbonati, insomma, sono numerati, sono come una scuola, è un percorso che io ho creato riunendo tutte le informazioni e gli studi che io ho fatto in più di 25 anni. Quindi il materiale per la vostra evoluzione è lì, vi basta andare, insomma, a curiosare nelle playlist con le copertine lilla. I titoli si vedono, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Bene ragazzi, detto questo non mi resta che ringraziarvi per essere stati qui con me. Vi auguro un dicembre splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!